Ciao a tutti amici, benvenuti da SynthCloud. Qualcuno di voi già lo sa, mi vede spesso in questa condizione, diciamo, in questa postazione, e io devo ringraziare sempre i ragazzi di SynthCloud. Siamo amici da tanti anni ed è sempre un piacere venire qui, avere l'opportunità di provare strumenti e di stare insomma in compagnia. Io sono qui con l'Arturia Astrolab, che Astrolab, insomma, il nome come dire, è indovinato, nel senso che sì, è proprio un laboratorio astronomico, no, sto scherzando, nel senso che fondamentalmente chi ha seguito, probabilmente tra voi ce ne sono, l'uscita di questo strumento, ha capito un po' l'intenzione, quella di recuperare tutto il lavoro fatto da Arturia in questi anni, veramente da anni e anni e anni, nei riguardi di tutto quello che è il mondo musicale tastieristico, quindi dai sintetizzatori ai pianoforti, ai piani elettrici, gli elettromeccanici, gli analogici di sintesi, tutto il mondo anche acustico, insomma tutto raggruppato in questo strumento. Appena ho acceso mi è stato chiesto se volessi, come dire, collegarmi a quello che ho di Arturia, quindi probabilmente è una macchina, anzi sicuramente è una macchina che da quel punto di vista, quello della connettività con il mondo, diciamo, Arturia è chiaramente perfetta, e probabilmente anche tutto quello che riguarda l'editing dei suoni diventa assolutamente immediato quando si utilizza il computer. Però io chiaramente la incontro e la voglio così usare come si userebbe qualsiasi altra tastiera, cioè senza pensare a quello che c'è dietro, no? E al lavoro che c'è dietro, anche se è impossibile perché Arturia la conosciamo da tantissimi anni. Allora, quello che ho notato è che è tutto suddiviso per categorie, molto semplice, quindi pianoforti. Adesso ho fatto la solita intro di pianoforte usando questo Hamamatsu Grand, che così dovrebbe essere uno Yamaha chiaramente, e nell'introduzione invece quella ho suonato un po' di tutto, tentando di far arrivare qual è il legame dello strumento con altri strumenti. Molti degli instruments che sono dentro questa tastiera sono a modelli fisici, sono misti, sono ibridi, e tutto, c'è tutto un lavoro che parte da un concetto sempre innovativo, che è sempre quello che è stato portato avanti da Arturia, che mi è sempre piaciuto, perché fin dall'inizio hanno fatto cose veramente belle. Ora qui è l'utilizzo di quelle cose, come dire, racchiuso in una tastiera, e anche così gestito come se fossimo in un live e avessimo bisogno di split e cose del genere. È abbastanza semplice da vedere. Chiaramente nel caso di alcuni strumenti non possiamo avere a disposizione tutti i controlli che vorremmo in tempo reale, ma ci accontenteremo di avere delle macro o comunque dei parametri che vedremo anche qui, cioè nel senso che nel momento in cui io qui utilizzo questo parametro di brightness, vedo che c'è scritto brightness, qui il timbro posso lavorare, farlo diventare un'altra cosa, e quindi insomma tutte queste cose qui sono importanti e rendono diciamo semplice la navigazione. Qui sono nei pianoforti, qui per esempio stiamo utilizzando un ibrido, nel senso che c'è un sintetizzatore insieme al pianoforte. Ci sono le due parti, io posso decidere quanto volume dare alle due parti, posso decidere se utilizzare lo split. Sto lavorando sul timbro 2. E questi parametri, questi controlli chiaramente lavorano su questa parte. Quando accedo all'altra parte, al pianoforte, lavorano su questa parte. Qui ci sono gli effetti, possiamo accenderli e spegnerli, è tutto molto carino da vedere. La costruzione è bella, è piacevole, nel senso che è uno strumento fatto a modo suo ed è bello da vedere, sinceramente mi sembra molto carino. Poi c'è questo pomellone, questa specie di appunto Astrolab,
che, che fa un bel effetto, si torna facilmente sui timbri, piani elettrici. Chiaramente questi sono i plug, cioè quelli che ci sono nei plugin. Quindi probabilmente se avete i plugin ci sono altre opportunità, avete le vostre patch, le potete inserire, ci sono molte cose che non so in questo caso, che probabilmente riguardano anche la gestione, no, dei suoni, chi ha cosa, chi ha comprato cosa, che cosa ha in più, in meno e compagnia. Queste cose qui io non le so. Quello che so è che c'è anche l'Hammond e come al solito quando si tratta di Hammond io diciamo che divento un pochino più... C'è questo split dove c'è il basso del Rhodes di qua e il Farfisa di qua, il classico stile Doors, c'è l'organo, ci sono degli organi di sintesi che sono molto interessanti. Per organi si intende veramente tanta roba, Cioè negli organi sono contenuti anche suoni, chiaramente che non sono fatti con un Hammond. Poi ci sono quelli fatti con un Hammond, come in questo caso, suono che tra l'altro ho usato all'inizio nel pezzo iniziale, nella canzoncina iniziale e mi sembra di capire che sia stato fatto diciamo così una specie di riduzione, no? Di quello che si può usare. Qui c'è il drive, qui i drawbars in alto vengono chiusi e aperti, qui c'è il rotary, fast e slow. Allora, come molti avete capito di cosa si tratta, adesso piano piano proviamo i suoni, faccio un intervento. Come molto spesso capita con i plugin dell'Arturia, io ci sono già passato perché durante la pandemia avevo fatto molti video in diretta dove provavo molti plugin perché chiaramente non potendo andare in giro così facilmente mi sono buttato un po' sui plugin e avevo fatto delle prove mettendoli a confronto fra di loro e quelli dell'Arturia, devo dire, mi avevano sempre, come dire, affascinato perché sentiti da soli avevano un comportamento un po' particolare. Messi dentro un contesto erano interessanti perché hanno un loro suono. Ora, è un suono che a volte può sembrare un po', come dire, ripeto, spigoloso. Nel senso, non spigoloso per come si intende spigoloso, ma più che altro un suono un po' strano. Siamo abituati adesso a sentire i suoni chiaramente molto molto dettagliati, precisi. Qui la ricostruzione a modelli fisici a volte fa quello che può, ma nello stesso tempo garantisce questa sorta di così anima interiore, no, di questi suoni che a me piace, non so perché mi diverte. Si interviene facilmente sul timbro. Ci sono una serie di cose che sono molto divertenti, secondo me. Divertenti e immediate. Delay. Qui c'è uno shift, per esempio, se io voglio entrare nell'editing del delay, entro immediatamente e poi mi muovo con questo pomellone dove dentro c'è anche il display e ci sono i preset, cioè è interessante perché posso navigare facilmente. Per esempio ho messo questo ping pong. Sentite che
per esempio qui adesso voglio vedere che cosa c'è. Qui c'è una distorsione, per esempio. Se vogliamo andare nella distorsione e vedere di che cosa si tratta, posso lavorare sul drive, posso scegliere il tipo di drive. Voi adesso non vedete, ma è interessante, bisogna un po' prenderci la mano, però si può navigare facilmente. Lo shift è fondamentale perché vi fa lavorare sui timbri in modo semplice. Nel caso dell'organo, per esempio, adesso rimetto il Soul Sacrifice che è dedicato a Santana. Con lo shift posso lavorare su altri parametri che sono quelli che sono sotto i principali, si vedono, si leggono. Poi è carino il fatto che si accendano le luci, credo che si possa togliere o mettere, ma comunque tutte queste cose sono così, diciamo, marginali. Chiaramente nel caso dei sintetizzatori, tenendo premuto arpeggio, posso decidere che tipo di arpeggio utilizzare, il rate. Poi una sorta di ADSR di sviluppo. Chiaramente mi devo, come dire, adeguare a questo display che è navigabile in questo modo, che è anche divertente, però chiaramente è minimale e quindi mi devo abituare, devo farci l'abitudine, però c'è tutto, non manca niente, insomma. E i suoni sono belli, filtro e un po' di ADSR, insomma, quello è la modalità è quella lì. Così torno nella categoria e posso scorrere i suoni. Chiaramente queste cose suonano bene, sono quelle che ci sono nei plugin. Loro dal punto di vista dei plugin e dei sintetizzatori hanno fatto la rivoluzione ai tempi, quindi è tutto molto veloce, a portata di mano. Questa cosa qua è bella. A livello audio mi sembra che funzioni bene. Io sento, c'è quello che serve, è abbastanza intuitivo e a portata di mano. Bello. I suoni sono belli. Poi ci sono le keys. Belli, belli. Se cambio suono mi rimane quello di prima, mentre tengo premuti i tasti e poi posso cambiare.
Sono belli questi, è bello il sound design e come sono stati organizzati, diciamo, questi knobs, è divertente, piacevole, molto. Belli, sono tante cose belle. E poi ci sono chiaramente le immagini di quelli che sono poi anche i plugin loro. Ci sono tante cose belle, belli, chissà i pad a questo punto. Infatti, il primo è. Bello, bellissimi. Perché c'è il CS80, tutti i plugin che poi molto probabilmente molti di voi hanno avuto e hanno usato. È bella perché è adatta un po' a tutto, Poi c'è veramente un mondo perché si va da strumenti nuovi che sono di concezione moderna al Fairlight, c'è di tutto, Moog, CS80, tutto quanto, cioè è veramente. E poi tutti gli elettromeccanici, il Prophet. Comoda, la tastiera è interessante, nel senso che ci si fa un po' di tutto, leggera, è una semipesata, diciamo, chiamiamola così, che. Oh, l'idea è buona, l'idea è buona, assolutamente. Spero la facciano anche 73, perché allora a quel punto diventa anche da suonare piacevole. Non che non sia piacevole, ma semplicemente anche avere più spazio. C'è di tutto, Belli perché poi che. Il suono è molto pulito in cuffia, molto bello. Arrivano tutte dai loro plug e sono belle, sono organizzate in modo divertente. E il prezzo non è male, E il prezzo non è male, perché 1.600, insomma, alla fine c'è dentro tanta roba, C'è la tastiera, è chiaro. Viene da dire quasi forse una tastiera, che ne so, appunto 76 con una pesatura un po' più importante, appena più importante di così, diventa allora un po' un tuttofare, non è male. Chiaramente qui c'è due parti, lo split o il layering, però insomma calma, perché nel senso, giustamente sono plugin molto, cioè, che hanno un peso, e quindi utilizzarli con questa velocità così a fatica, diciamo, no? Le risorse che sono all'interno. Però sembrano rispondere bene, Sembrano rispondere bene.
sono dentro i suoni che abbiamo anche usato, no? E lì, sempre lì si va a finire. I woodwinds fatti con i synth, molto belli, eh. Poi ci sono dei campionamenti. Poi insomma ci sono tutte le possibilità che c'erano anche nei plugin, quindi per dire un mini Moog polifonico, quelle cose lì. L'arpeggiatore qui è messo in funzione. Qui vediamo cosa succede. Ho visto che c'è anche forse l'applicazione per il telefono, se non sbaglio, insomma, mi sembra di aver capito che sia molto, che le implementazioni da quel punto di vista siano ottime. Se avete notato, sto cercando di finire le frasi perché sono stato, come dire, ripreso più volte, giustamente. Bello. Si fa suonare in modo molto molto piacevole. Sento solamente ogni tanto quando si va sui pianoforti un po' di fatica, ma credo che poi verranno ottimizzate queste cose. Non c'è da preoccuparsi, secondo me. Anche un po' di squilibrio di volumi, ma queste sono tutte cose che poi verranno aggiustate molto probabilmente, perché insomma è una macchina complessa. Diciamo che gli elettromeccanici, allora la parte di sintesi è pazzesca, la parte degli elettromeccanici, quindi dai Rhodes ai Wurlitzer e gli Hammond, quelle cose lì, se la comprate per quelle cose lì, e vi deve piacere quel mondo lì, il modello fisico con i suoi limiti e la sua libidine, cioè non so come dire, non vi aspettate uno strumento col dettaglio di altri strumenti, è una cosa diversa. Poi sono curioso di vedere, mi farete sapere anche voi una volta poi fatto un po' di messe insieme le cose, poi io qua mi rendo conto sempre del livello delle cose mentre poi monto il video, perché montando il video io mi rendo conto anche della qualità audio che poi mi arriva mentre faccio il mix del brano all'inizio, mentre ascolto le cose, mi rendo conto. Così mi sembra bello, mi sembra tutto molto bello, mi sembra che tutto suoni molto bene. Io tenterò, perché oggi è venerdì, tenterò di farlo uscire domani, quindi farò il possibile, magari domani non uscirò prestissimo la mattina, ma vediamo se ce la faccio, perché insomma mi fa piacere, perché è uno strumento che merita di essere ascoltato. Quindi vabbè, io ringrazio SynthCloud, ringrazio voi, ringrazio diciamo anche Arturia per averla costruita perché è un po' una cosa che passava per la testa di tutti, no? Il fatto di poter avere quei plugin dentro una tastiera pronti da usare, e mi sembra un'ottima idea. Poi non conosco nel dettaglio quali siano le opzioni per chi ha Arturia così, chi riceve le mail da Arturia tutti i giorni con gli sconti come succede a me con altre aziende ma comunque insomma Arturia mi è sempre piaciuta, e credo che siano degli ottimi, che sviluppino cose meravigliose. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora SynthCloud, ringrazio Daniele e tutti gli amici. E se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché la maggior parte di quelli che guarda i video non è iscritto, e così date una mano al canale. E poi andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate
tutti i video che ho fatto divisi per categorie di tastiere. Questo non so dove metterlo, perché insomma metterò in una specie di workstation, stage keyboard, non lo so, vedrò. E quindi vi mando un abbraccio forte, ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.